So guys, today we are here with the legend of the Italian scene of tattooing. Is it Stizzo from Milan, from Best of Times? Yeah, you are. Hi guys. And Ciao. ciao. So we will do our interview today in Italian, but no worries because we will always post when we left them some time, also on YouTube and with the English subtitles. So stay tuned. Okay, so we will switch to Italian. Ciao Stizzo. Ciao Ragazzi, Stizzo. grazie dell'invito, grazie mille dell'invito, sono onorato, cercherò di essere meno noioso possibile, di rispondere a tutte le domande che mi fate, e magari anche qualcuno sotto scriverà qualcosa su Instagram, cerchiamo di vedere se riusciamo a rispondergli, ok? Assolutamente, Grazie. assolutamente. E grazie mille per la partecipazione, è davvero bellissimo. Guarda, tantissime persone quando abbiamo messo il tuo nome sono proprio impazzite. Davvero, davvero. Sì, sì. Allora, io ti vorrei chiedere, come di consueto, noi chiediamo sempre di presentarsi al nostro ospite, quindi se potessi fare una piccola introduzione su di te e parlarci un po' del tuo inizio, del tuo background, di come hai cominciato e di come hai affrontato questo lavoro stupendo. Allora, qua è difficile perché è tanto diverso da quello che succede adesso ai ragazzi, che è facile comprarsi le cose su internet, no? Quindi sai, io ho iniziato a fine anni 90, vengo da un quartiere della periferia milanese, un quartiere popolare, e non era molto facile, ecco. Non era una situazione molto facile. Diciamo che quando ero ragazzino mi ha salvato il culo la musica alternativa, quindi il punk, l'hardcore. Sono riuscito a crearmi un mio mondo, una situazione in cui con i miei amici ci siamo tolti volentieri e facilmente da certe situazioni un pochino più difficili, per poi crescere. Comunque io ho sempre disegnato, sempre stato abbastanza portato nel disegno. Ho scoperto i tatuaggi e ho cominciato a farmi tatuare, a frequentare uno studio di tatuaggi in periferia, nel paese di fianco al mio. È chiaro che le prime cose che facevo, a differenza di oggi, erano soprattutto fare gli aghi, perché se facevi gli aghi non tatuavi. Quindi io facevo gli aghi tutti i mercoledì. Facevo gli aghi tutti i mercoledì magari, e quello che il mio maestro mi dava 1000 lire ad ago, no? Quindi se io riuscivo a fare anche 60-70 aghi al giorno, riuscivo a farmi anche 60.000 lire, 60.000 lire, e poi uscivo di lì, facevo la benzina all'Alfa 75 e erano già finiti. Poi niente, poi la periferia, il lavoro in periferia mi stava stretto, perché comunque io volevo di più, io non mi accontentavo di fare i tatuaggi in una realtà di periferia milanese dove le richieste comunque fine anni 90, primi 2000 erano limitate a quello che erano i cataloghi, insomma la richiesta della gente era un pochino commerciale, se vogliamo dire, ecco, banale, no? Folletti, tribali, quelle cose lì che comunque facevano scuola, però io volevo fare qualcosa di mio, no? Visto che ci ho sempre lavorato. Allora mi sono spostato al Quesal, no? Al Quesal Tattoo a Milano nel 2002 da Angelo Colussi, che è stato un passo importantissimo, perché lui in quegli anni lì era uno dei studi fondamentali in Europa, no? Lui era gigantesco. Per me andare a lavorare lì è stata una roba incredibile, quindi è da lì ho cominciato a capire che avevo una possibilità enorme di diventare conosciuto e di fare veramente, di avere delle soddisfazioni vere da questo lavoro. Quindi ho detto, bene, adesso ok, la musica non la mollo, continuo a suonare, faccio le mie cose, tanto non avevo figli, non abitavo da solo, non avevo un negozio mio, ho detto qui è ora di macinare, quindi ho cominciato a disegnare sempre di più, tatuare sempre di più e investire i miei soldi nei viaggi, per capire, visto che internet non è che non c'era, ma era una roba che non c'erano i social, non c'era niente, no? Quindi se volevo vedere delle cose dovevo andare là, dovevo andare in America. Io ho detto vabbè, io vado, cazzo me ne frega, vado. Sono andato e ho cominciato ad andare regolarmente tutti gli anni, 1 o 2 volte all'anno, fare ospitate, fare convention e niente, adesso siamo qua, capito? Fantastico. Grande. Senti, ma adesso non vorrei dire una cavolata, adesso che hai parlato di musica, tu sei un batterista, giusto? Ecco. Ok, yes.
Perché anch'io sono un batterista e mi ricordo tempo fa di aver visto un tuo video, ma non mi ricordo quanti anni fa, suonavi la batteria, magari una sala prove, non ricordo bene, però fantastico. Sì, alla fine comunque io in effetti ti volevo chiedere questa cosa, infatti tu ormai hai risposto, e se appunto come eri arrivato al tatuaggio, in questo caso penso per te tramite la musica anche. Allora, innanzitutto nel quartiere dove abitavo io, uno dei miei migliori amici aveva un fratello grande che era tatuato primi anni 90, quindi lì ho cominciato a dire cazzo, ma poi aveva delle riviste a casa, delle cose, quindi ho detto, guardavamo le riviste del fratello, no? Poi quando ho cominciato a suonare tanto live, centri sociali, centri giovanili in Italia, Europa, Svizzera, le band che venivano dall'America erano tatuate, capisci? Quindi 96, 97, io vedevo sta gente con i tatuaggi traditional, dicevo cazzo è troppo bella, cioè impazzivo. Mi ricordo una band che forse saranno stati i Good Clean Fan nel 97, forse erano loro, non mi ricordo. Ci abbiamo suonato insieme, c'era il bassista che aveva queste 2 rose traditional sui gomiti, io lo guardavo, ero con la mascella per terra, no? Dicevo, mai vista sta figata qua, no? Certo, e da lì ho cominciato a capire e vedere, no? Che ai concerti punk hardcore era più facile vedere gente tatuata, e ho cominciato a capire, guardavo di differenti stili, cercavo di capire dove magari il cantante di quel gruppo si fosse tatuato piuttosto che quell'altro, per capire da dove venissero le influenze, no? Americane, dove in Svizzera, dove in Germania, dove brancolavo un po' nel buio, però cercavo di capire, no? Quello che succedeva intorno a me. Bellissimo. Certo, fantastico. E altri anni comunque, anche un altro occhio per il tatuaggio. Certo, che noi avevamo fame, ragazzi, non avevamo le reference, non avevamo niente, ogni cosa che vedevamo era sacra, quindi dovevi fare tesoro di qualsiasi cosa che vedevi. Era una roba incredibile, avevi una foga nel ricordarti le cose, che dicevi, cioè questa cosa qua se me la dimentico non la trovo mai più. Certo. Adesso invece, cioè, recuperi tutto quello che vedi, lo recuperi, cioè è facile, capisci? È facile, però sembra quasi che la gente non dia valore a sta roba qua. Invece per me Pinterest, dove io traggo delle reference, quindi non è una cosa che mi serve per ricalcare, io Pinterest lo uso come reference, è un gioiello preziosissimo. È vero, certo. Io appunto questo ricordo pure, io ho cominciato a tatuare nel 2008, ho fatto l'apprendistato eccetera, mi ricordo che il mio maestro comunque mi diceva adesso fai 100 rose, all'inizio mi sono messa a ridere e ho detto sì vabbè, invece mi ha detto se vuoi conoscere, se vuoi trovare anche il tuo modo di fare una rosa, la devi fare 100 volte per adesso. E quindi all'epoca non c'avevo manco io internet, comunque a casa non è che ce l'avevano in tanti già nel 2008, ma io non ce l'avevo. E quindi stavo lì, lui mi ha detto questa è la foto, mi ha fatto vedere degli sketch, dei vecchi sketch, falla circa così, quindi mi sono messo lì, poi a casa dovevo ricordarmi come fosse fatta quella rosa e quindi dovevo mettermi lì ragionarci un po'. Però è bellissimo, appunto. Senti, appunto parlando dello stile, insomma, in generale, allora ovviamente ti sei approcciato anche dai riferimenti che ci hai dato appunto della musica eccetera, sviluppo del tuo stile, cioè come si è sviluppato, come lo hai ricercato, se ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso. Allora, diciamo che io sono una persona che si annoia facile delle cose, no? Quindi partendo dal presupposto che il tatuaggio tradizionale classico io lo considero abbastanza ripetitivo, ok? Quindi una volta capito e ottenuto quelle che erano le reference fondamentali da avere, quindi io ti posso citare Bert Grimm, Jensen, Sailor Jerry, che grandissimo, però per me è un po' troppo moderno, no?
una volta imparate a memoria, quindi nella tua testa ci devono essere ben salde, ben fisse i canoni del disegno che avevano loro, ok? Una volta fatto questo, non è finito il percorso, quindi non essere uguale agli altri, avere personalità innanzitutto viene da qua, ok? Viene da dentro di te, da come sei fatto, da come ti poni, da che impegno metti su questo lavoro. Seconda cosa, la ricerca delle reference è fondamentale, quindi cercare di capire la poesia in certi flash meno conosciuti, vecchi, di 100-150 anni fa, piuttosto che trasformare una reference di un quadro, di un dipinto di una rosa, di un viso di una donna, di una foto di un'infermiera degli anni 40, disegnandola più e più volte senza mai fermarsi, è lì che cominci a fare questo discorso qua. Quindi diciamo che quando ho cominciato a tatuare forte usando le linee grandi, quindi facendo questo traditional un po' bold, no? Molto forte, trasformandolo poi completamente in nero e rosso, ho comunque sviluppato anche una conoscenza della tecnica buona, perché la macchinetta che usavo non mi accontentavo che andasse bene, doveva andare perfettamente, ok? Tutti i giorni. Vuol dire che se quel giorno lì la macchinetta non andava, perché succede che non va quel giorno lì, e succede spesso, e sto parlando di bobine, di coils, ok? Deve andare. Vuol dire che quel giorno lì, ma finché non funziona, tu non devi prendere quella di scorta, è troppo facile. C'è quella di scorta lì, perché tutti ce l'abbiamo quella di scorta, però io la posso anche prendere quella di scorta, però se quella macchinetta lì che quel giorno lì non va, la sera non funziona, io non dormo, ok? Quindi la macchinetta deve andare perfettamente, io devo dargli una spiegazione a tutto quello che va bene e quello che non va bene. Una volta affinata questa tecnica di conoscenza della macchina, ok? È chiaro che tu quello che fai sulla carta con le matite, quello che fai sulla pelle deve essere o meglio o uguale, e quindi solo con una macchinetta regolata bene, che funziona da paura, puoi farle quelle robe lì. Andando avanti con questo percorso ho capito che potevo anche permettermi di usare delle linee più fini per dare un pochino più di eleganza a questi tatuaggi qua, ok? Quindi ho detto, proviamo a fare la linea un po' più fine. Addirittura all'inizio ho completamente cambiato da linea grande, le linee addirittura non le facevo, no? Che ho capito che sulla linea, sul grigio, bianco e nero funzionava. Quando c'era di mezzo del colore, anche una linea da 3 però ci andava. E quindi ho cominciato a cercare di sviluppare questo stile, cercando di prendere la tecnica, farne tesoro, prendere quello che ci aveva insegnato già Maurizio Fercioni, quindi tatuaggi linea fine minimali, quasi senza colore, sfumati a liner, ok? Quindi tecnica del tatuaggio solo linea, con le sfumature solo linea, quindi giocando solamente con l'escursione del lago e il voltaggio dell'annotatore, ok? E poi mescolando linea grande, linea fine, accostamenti cromatici, quindi è tutta una questione di gusto, poi si è trasformata tutta una questione di gusto, di scelta delle cromie dei colori e di appunto accostamenti cromatici. Certo. Io mi ricordo, se non erro, anni fa in una tua intervista mi pare che appunto dicevi il fatto che prendevi spunto dalle vecchie cartoline, che andavi a vedere delle vecchie cartoline apposta, che è una cosa eccezionale, cioè è una cosa molto difficile da trovare adesso, oltretutto. Adesso te la racconto questa roba qua perché è interessante. Allora, era il 2000, ti dico anche quando era il 2011. Ero con mio figlio appena nato, è nato a marzo 2011, no? E passeggiavo, mi piaceva tornare dal lavoro, dopo averlo fatto un culo così al lavoro, tornare a casa, metterlo sul passeggino o sulla bicicletta, ok? Tac, e andare in giro per il paese. Io sempre, da quando poi ho aperto il negozio e sono nati i bambini, mi sono trasferito in campagna, poi fuori Milano, no? Il negozio è in centro, però. Niente, allora andando in giro per il paese, dai cortili, dai giardini delle villette, venivano fuori sti cespugli con tutte ste rose, no?
gialle, viola, blu, tutte ste rose, no? Arancioni. Dicevo, cazzo che belle. Ho cominciato a fotografare ste rose con i primi, cioè i telefoni che facevano le foto. Era il 2011, c'era già l'iPhone, forse, non mi ricordo. Sì, Facevo queste foto e dicevo, cazzo, quasi quasi, ho detto, quasi quasi faccio un libro con le fotografie che faccio alle rose. Poi ho detto, ma ho detto, le fotografie che faccio con l'iPhone alle rose, ma cos'è sta merda? Allora andavo, io sono milanese, ragazzi, scusatemi, ma ogni tanto viene fuori. Allora andavo ai mercatini delle pulci sempre, frequentavo questi posti qua per trovare delle vecchi libri, vecchie cose, no? Mobili antichi. E ho visto le cartoline in vendita, quelle vecchie viaggiate con le rose, con le mani che si stringono. Ho detto, cazzo, qua queste sono reference belle. Allora ho cominciato a cercare quelle viaggiate, perché non volevo cadere nei copyright, dovevano essere innanzitutto vecchie e viaggiate. E allora ho cominciato a comprarne tantissime per fare questo libro. Poi sono diventato amico del venditore, di quel venditore, e ho cominciato a dirgli, oh, mi servono le cartoline delle donne, mi servono le cartoline dei pugili, mi servono le cartoline dei pari di cavallo. E quindi loro facevano sti pacchi di cartoline, io andavo lì e tiravo su il mio sacchino e facevo una cernita di sta roba qua. E comunque sì, facevo il libro con sopra le raccolte le cartoline, però comunque le usavo io per reference, no? E lo uso ancora. Cioè, se devo cercare una roba statica, perché comunque quello che mi piace a me di quelle cartoline lì è che i soggetti, le ferri di cavallo, le rose, le mani, sono statici, capisci? Non hanno dinamica, non hanno movimento, hanno quella patina di poesia ferma che è una fotografia proprio di 100 anni fa, ed è quella roba lì che io voglio nei tatuaggi, no? Assolutamente. È perfetto. Cioè una fotografia fatta, una rosa fatta bene non rendeva uguale. Certo. Certo. E comunque grazie per aver condiviso questa cosa con noi, perché a noi ci interessa questo lato, no? Assolutamente. Ti volevo chiedere appunto rispetto a questo, no? Alla ricerca del design, eccetera. Allora, tu come gestisci il tuo tempo attualmente, ma anche prima? Cioè, se hai diciamo un particolare momento in cui disegni, dipingi, il tuo rapporto con la pittura e il disegno in generale, ma da adesso da quando hai cominciato, voglio dire, qualsiasi momento. Allora, questa qua è una bella domanda, perché la pittura, quindi intesa come disegno, non so se magari avete visto sui social miei quando pubblico le tavole, quelle grosse, no? Grosse di brutto, che faccio. Sì. Adesso è un po' di anni che non sto più facendo le tavole piccole coi flash, no? Certo. Faccio questi dipinti grossi che ci metto chiaramente molto di più, a volte 50 ore, 60 ore. Allora, durante l'anno lavorativo, quindi che va da settembre a giugno-luglio, ci sono sempre delle tavole a metà a casa, dove ho tutta la roba per disegno, e in studio dove ho tutta la roba uguale in studio, ok? A metà. Quindi partiamo dalla ricerca della carta, prima cosa, che è, vado ai mercati delle pulci, dagli antiquari che ci sono a Milano, che conosco io, che mi danno i fogli antichi, no? I cartoni antichi che hanno 100 anni, 150 anni, e li comincio a stivare. Poi sì, è bello perché ogni foglio è diverso, su certi fogli puoi sfumare ad acqua, e succede su 1 su 100, e sugli altri non puoi sfumare ad acqua, quindi quelli più ruvidi vai a lavorarci con l'acrilico in tubetto, sì. Quelli un pochino più lisci vai con l'acrilico liquido, poi il foglio va trattato, insomma è un casino, raga, solo che il foglio che hai davanti è tanto diverso da una carta nuova, perché comunque tu parti da una cosa che è lì e dici, questo se sbaglio non lo recupero più, perché questa roba qui è così bella, così rovinata, è irreplicabile, quindi devo essere grato di averlo qua davanti e farne tesoro. Quindi già parti con una considerazione, un rispetto, un'importanza che dai a quella roba lì che c'è davanti, che è ben diversa. Seconda cosa, non stiamo disegnando con gli iPad, con quelle robe lì, quindi non ci possiamo permettere il lusso di tornare indietro se sbagli. Quindi è una cosa molto pensata. Molto pensata cosa vuol dire?
che io non succede più che io durante l'anno lavorativo ho delle settimane in cui posso dedicarmi al disegno. Ci sono delle mezz'ore qua e là, Certo. ok? Un'oretta qui e là dove io vado avanti un pezzettino. Le altre mezz'ore che non lo faccio, magari prima di uscire di casa per andare al lavoro, io mi limito a guardare la tavola per 10-20 minuti per capire cosa devo fare la volta dopo. Quindi è una cosa molto pensata ed è una cosa molto costruttiva per il percorso di un pittore tatuatore, perché ti permette di avere una sensibilità maggiore sull'approccio free-hand su un cliente, ok? Sullo studio di una schiena e il percorso che devi fare per strutturare un tatuaggio dall'inizio alla fine, quando non l'hai già disegnato tutto e colorato tutto sulla carta. Quindi il fatto di poter tornare indietro con 2 clic e cancellare è la cosa più sbagliata che può succedere a uno che si approccia al tattoo adesso. È una cosa sbagliatissima, come quella cosa che ingrandisci e rimpicciolisci, perché quando tu ti trovi con un cliente davanti che ha il buso qui, c'ha il buco qua da riempire, questo qui, tu devi disegnare e devi starci quella roba che fai, capisci? Non puoi poi dire, ah cazzo, aspetta che lo rimpicciolisco. No, non funziona così, capito? Assolutamente. Poi ci sono dei momenti in cui io mi dedico molto di più alla pittura, come l'estate, dove so che mi do delle scadenze. Tipo, per me la convention di Aachen, che viene a settembre, ok, che è una dei miei preferiti in assoluto, è una convention molto importante per me personale, perché là ci sono dei tatuatori con cui io sono cresciuto, ma non che sono cresciuto con loro, che mi hanno fatto crescere a me, tipo Scott Silvia, ok? Della gente che, se io mi sento che devo dimostrare qualcosa a qualcuno e ho bisogno del parere positivo di qualcuno, è uno come Scott Silvia, ok? Perché quando ho iniziato a tatuare io mi facevo tatuare da lui per guardare lo studio e per vedere cosa facesse sulla mia pelle, ok? Quindi so che io a settembre faccio la convention di Aachen, faccio la fotografia al banchetto, l'anno dopo non ci deve essere niente che c'è su quel banchetto lì, neanche una tavola uguale, zero, perché sennò qualcuno può dire però cazzo, la tavola c'era l'anno scorso, hanno disegnato, non fanno, e poi mi sento io che non ho fatto un bel compito. Quindi fotografia al banchetto, banner nuovo, tutte tavole nuove. Quindi io d'estate, quando vado in vacanza, ho almeno 3 ore al giorno dove mi metto a dipingere seriamente, cerco le mie reference, mi studio bene la tavola e poi può capitare dei momenti in cui magari, ecco, quest'estate è successa una roba troppo figa, perché io comunque ho 3 figli, no? Eravamo con la mia compagna, eravamo in un agriturismo, era tipo luglio, no? In un agriturismo qua vicino dove c'è la piscina, quindi ci siamo messi lì 3-4 giorni. Io la mattina andavo a lavoro, i bambini se ne stavano con la mia compagna in piscina, arrivavo io alle 5, alle 6, mi facevo un po' di piscina e andavamo a dormire lì, no? Niente, mi sveglio, la domenica mattina mi sveglio, avevo tutta la giornata davanti, ho detto cazzo, sto qua tutta la giornata con i bambini, piscina, mi diverto, bella lì. Niente, avevo i miei fogli antichi, ho detto io li porto, non si sa mai. Mi metto nella veranda col tavolo, prendo la matita in mano, apro Pinterest, guardo dei vecchi dipinti, ho detto cazzo, guarda qua, in un angolo c'era una donna in una posizione figa, ho detto ciao, che la butto giù un attimo, vediamo se mi viene una roba figa. Butto giù sta donna, disegno, provo a buttarci dietro un drago, viene una bomba. 5 minuti, 5 minuti, una bomba, ma neanche 3 minuti, una bomba. Ho detto, ho guardato intorno, ho detto qua la situazione per fare sta bomba qua non c'è, quindi questo lo tengo buono, lo metto via, lo faccio ad agosto. L'ho messo via, ad agosto l'ho fatto e ho fatto quella tavola lì con la donna alata con il drago verde dietro, ok? Sapevo che ce l'avevo parcheggiata lì, no? Ed era una roba che mi pigliava bene, dicevo cazzo, devo fare quella bomba lì, e la vedevo come un obiettivo fondamentale per l'estate, no? Dicevo cazzo, non vedo l'ora di fare quella roba lì, di avere il tempo di dedicarci il giusto tempo, sia mentale che manuale, capito? Cioè, raga, io se sto a spiegarvi tutta la psicologia mia che c'è dietro i dipinti, voi dite mica sto coglione qua, ma vaffanculo, perché l'abbiamo chiamato in diretta, che palle, sti milanesi, capito? Però adesso ci sono quanti da me? Il pezzo che dicevi. Il mio, chi è? Mickey Boss?
Credo di sì. No, perché io vedo che qua ci sono 50 persone che stanno ascoltando, uno dice, cazzo, non sapevo che era così malato psicologicamente per i disegni, però sì. Sì. Cioè adesso io se vado di là ci sono 2 tavole a metà che sono 2 bombe, ma però raga quel cazzo che me le faccio vedere. Dentro. No. Guarda, allora, innanzitutto appunto capisco benissimo la cosa. Io mi ricordo che anni fa andammo in Puglia. Io avevo detto vabbè basta stavolta, faccio la vacanza, questo poi dopo ritorneremo sul fatto che è una malattia. Niente, in spiaggia praticamente mi sono messo a disegnare e niente, sono impazzito appena tornati subito. Io pensavo solo a quello, dovevo fare quel pezzo, era una tigre con un serpente, dovevo solo fare quello, era l'unico mio pensiero per una settimana, ho avuto solo quello in mente. E appunto ti volevo chiedere, appunto sul fatto del disegno, tu o per preferenza o per comodità, tu usi più che altro uno sketchbook per tatuare o preferisci magari che le persone ti chiedono al momento voglio questo e tu lo fai, tu lo disegni? Allora, in genere se non è una roba troppo grossa faccio al momento, mi piace di più perché vado molto, è una cosa che penso che sia molto istinto, ok? Molto istintiva, è una cosa che mi piace parecchio perché poi mi piace anche capire la connessione che si crea con quella persona che viene a tatuarsi, è una roba troppo bella. Poi conta anche il fatto che probabilmente magari si riesce anche a fare un freehand, quando il freehand vuol dire farlo meglio, non arrangiarsi a fare un freehand perché c'ho fretta, ok? Certo. Perché se ci sia in ballo delle simmetrie, delle geometrie troppo radicate, io dico qua bisogna fare lo stencil, ok? Quindi sono io il primo che ti dice qua però lo stencil è meglio. Certo. Per quanto riguarda lo sketchbook che mi dicevi tu prima, allora io uno sketchbook ce l'ho e lo uso per cosa? Ci metto dentro dei disegni che faccio a tempo perso magari su un lucido in aereo per andare in California oppure in vacanza, oppure che ne so, uno mi chiede una schiena, ecco io le schiene le disegno in A4. A4, la schiena A4 disegno, quando mi chiedono una schiena ne disegno almeno 2 o 3, così o si fa un mix di tutto oppure il cliente sceglie una di quelle e io quella che non faccio la metto nel quaderno, perché so che magari poi mi può ricapitare di farlo, però il problema qual è? È che i disegni se stanno lì più di un mese o 2 a me poi mi hanno rotto le palle. Lo capisco benissimo. Hanno rotto le palle perché sono vecchi per me. Uno dice ah che bomba voglio questo, io dico no zio te lo faccio meglio, capisci no? Sì. Intanto la mia fidanzata sta facendo il minestrone raga. Grande! Ha fatto anche le zucchine gratinate, Buono! Sale gratinate, amore, vieni a salutare. Stasera tutti a cena da stizza. Oh, dai, di la verità che non pensavi che ero così simpatico, su, dai. No, beh, diciamo che ce la stiamo godendo. Davvero. No, però quando si parla di tatuaggi, ma soprattutto di disegno, ci tengo molto a precisare che è una cosa importante ed è una cosa di cui l'impegno va oltre a quello che una persona può pensare, soprattutto i ragazzi che sono in ascolto adesso, va molto oltre, perché è una roba che io non prendo seriamente, molto di più. Lo so. Ma perché lo faccio? Perché se no io non sono contento, non sono soddisfatto. Ok? Però ho bisogno anche, scusate ogni tanto il telefono vola per terra, ho bisogno anche ogni tanto, ho bisogno di dipingere quelle cose un pochino più illustrazioni, Art Nouveau, con quelle referenze lì che vengono anche moltissimo da Chris Cohen, ok? Ogni tanto ho bisogno di fare delle tavole, di fare dei quadri molto più tatuaggi traditional, ok? Sempre con il mio stile, però ogni tanto ho bisogno di tornare un po' indietro, andare un po' avanti, cioè faccio queste altalene qua, ok? Così. Certo. Senti, io ti volevo chiedere, noi viviamo in un'epoca in cui appunto abbiamo già cominciato un pochettino a parlare di questa cosa, però viviamo in un'epoca in cui è tutto veloce, quindi come dicevi tu appunto l'iPad e ovviamente le macchinette prima si parte una penna, esatto. Noi stiamo parlando appunto di questo, quindi allora, quindi noi siamo partiti dai coils, giusto, le bobine,
E adesso ovviamente ci sono 1 miliardo di tools diversi, poi ovviamente sono passate rotative, o ibride, penne, eccetera. Allora, potresti commentare un po' sulla, diciamo, se tu comunque tue preferenze, le tue preferenze, insomma la tua come dire, il tuo setup preferito, e perché, cioè perché magari usi una cosa piuttosto che un'altra, e insomma quali sono i grossi svantaggi di una cosa o dell'altra secondo te? Allora, innanzitutto fare i tatuaggi non vuol dire essere un tatuatore, ok? Soprattutto questo, partiamo da questa roba qua. Ci sono delle persone, dei tatuatori, delle persone che fanno tatuaggi che lo fanno perché il periodo storico glielo permette, ok? Quindi puoi comprarti la macchinetta con le cartucce, hai l'iPad che fai disegno, che ricalchi, hai la stencil machine che è collegata a Bluetooth alla tua stampante, fai lo stencil con le sfumature già fatte. Guarda, non commento sta roba qua perché si devo ancora mangiare e non so voglio rovinarmi la cena. Okay. Allora io ti chiedo io a te, ma io e i ragazzi che lavorano con me, a cui cerco di insegnare le cose importanti di questo lavoro qua, ma siamo scemi noi che passiamo le ore a studiare sulla carta, a cercare il nostro stile, a dipingere, a proporre alla gente la nostra arte? Perché spesso e volentieri vedo che la risonanza che certe persone che fanno tatuaggi hanno solamente imparando a usare bene Instagram è molto maggiore. Non che è una cosa invidiabile, anzi, perché la riconoscenza, il rispetto, la considerazione alta che puoi avere dai tatuatori non è in quella maniera lì che la ottieni. Non è la cosa fondamentale che devi ottenere nella tua vita, non è il punto di arrivo di un tatuatore avere la riconoscenza, avere il rispetto, avere questo. L'importante è la soddisfazione personale, perché la paura che ho io è: io sarò contento ancora dei miei tatuaggi fra 10 anni. Questo è il mio pensiero, non è gli altri. Se io mi fido del mio buon gusto, ok? Mi fido del mio buon gusto, quindi è direttamente proporzionale il disegno sulla carta alla finalizzazione sulla pelle. Quindi se lo strumento per fare il tatuaggio bene o meglio che ho fatto sulla carta è un determinato tipo di macchinetto, io userò quello, ok? Quindi la macchinetta bobina è stata fondamentale nel mio percorso e ho capito che in questi anni qualsiasi macchinetta che venga fuori di nuova generazione, che possa o meno rivoluzionare il pensiero dei tatuatori o facilitare l'esecuzione su certi punti del corpo o velocizzarti, come possono essere le Dankumi per esempio, no? Sì. Ho capito che la macchinetta bobina, se usata da una persona che ha studiato la bobina dalla A alla Z, è insostituibile. È insostituibile, vuol dire che è la macchinetta più versatile che puoi avere, conoscendo i limiti che ha quel telaio che hai in mano, quelle bobine, quelle molle, quel condensatore, ok? Quindi tu devi capire che cosa hai in mano, e se stai cercando una roba di più o di meno vuol dire che hai in mano una macchinetta sbagliata. Però quando sai questo, quando capisci quando va bene, quando va male, se sai metterci le mani sopra, non ci sono macchinette che tengono. Quindi perché io le uso ancora? Perché vanno meglio delle altre. Le macchinette a penna, le Cheyenne, le penne, non è che io dico no perché a priori fa schifo. Io dico no perché usandole, provandole, ho detto no. Ho detto no in primis perché il verso della macchinetta è una cosa che mi creava molto disagio. Seconda cosa, il peso posteriore della macchinetta è una cosa con cui io, questa cosa qui che vedete, quindi macchinetta, tubo, questo peso che si crea dietro, questo sbilanciamento posteriore, è una cosa che con quel difetto, chiamiamolo, io ci ho costruito una carriera. Vuol dire che l'oscillazione della macchinetta che ho in mano, io non la do per sfumare usando il polso, io uso una specie di pendolo con le dita, e quindi in quella maniera lì io riesco a sfumare come si vede sui tatuaggi, ok?
terza cosa, per quanto riguarda le linee, bisogna andare più piano. Bisogna andare più piano a fare le righe, soprattutto quelle grosse, e quindi se mi togli la velocità a me mi togli la precisione. Quindi la macchinetta a penna che fa come dico io non la devono ancora inventare, cioè la devono ancora inventare, perché io non l'ho mai vista, le ho provate e ti dico no. Poi i tatuatori di nuova generazione che si approcciano al tatuaggio, ma anche quelli che si sono approcciati 4-5 anni fa, che sono passati attraverso le bobine, magari hanno provato e hanno capito subito che quando non andava la macchinetta erano cazzi da cagare. Poi hanno scoperto che sono venute fuori queste pennine qua. Adesso guarda come sono felici, che fanno i loro tatuaggini tutti uguali, con quella velata di colore opaco, con quelle profondità inesistenti, quel nero dato col manium più chiaro che dato con il liner, che accostati mi fanno schifo, mi fanno, no? Cioè non li usano neanche con la testa queste macchinette qua, capisci? Che se gli dai in mano una macchinetta a bobina, gliela smonti davanti, si mettono a piangere, capisci? Qual è il problema? Cioè bisogna portare avanti un pensiero, un'attitudine, un'etica del tatuaggio che è molto importante, ed è il messaggio che noi cerchiamo di mandare ai ragazzi giovani con l'esempio quotidiano in studio e alle convention, e con questi podcast qua, interviste, ed è per questo che servono queste cose qua che fate anche voi. È per questo che io dico sì, lo faccio, perché spero che la gente capisca che non è una presunzione la mia dire è sbagliato quello che fate. È sbagliato quello che fate perché, ragazzi, disegnate tutti con l'iPad, ricalcando da Pinterest, prendete l'immagine di Pinterest, la mettete sul vostro iPad, una donna mezza nuda degli anni 20, una cartolina di quelle lì, voi gli ricalcate la fisionomia e poi invece di disegnargli le gambe gli fate la coda. Sì. L'avete ricalcata la foto, quello dopo di voi che la fa, la ricalca uguale. La stessa reference la prendo anch'io, non la ricalco, certo. Non la ricalco, la disegno guardandola. Mentre la guardo, io ho studiato prima Bergrim, Jensen, George Barchett, ho studiato tutti questi qua. Quando disegno, io so come le disegnavano loro le donne, e quindi ci metto dentro quel tocco lì, sbagliando l'anatomia, facendo quegli errori che facevano loro, e viene una roba mia. Invece a loro no, gli viene una roba uguale a tutti omologati, ma sono cazzi loro, perché noi andiamo avanti e quei tatuaggi esclusivi, belli, personali, è quello che si sta perdendo, la personalità. Sono tutti omologati, capisci? Quando io vedo qualche tatuatore nuovo che fa robe manuali, che disegna, che si sbatte, io sono contento. Sono andato in convention a Roma 2 settimane fa, ho scoperto, mentre ero lì, non avevo neanche guardato su Instagram, ho scoperto che ero l'unico degli anziani. Sono andato e ho detto bene, vaffanculo, io sono qua, adesso mi diverto. Sai che faccio domani mattina? Domani mattina mi alzo, vado in convention, monto alle 9, faccio un giro in convention, ci saranno sicuramente un sacco di tatuatori nuovi, giovani, che fanno traditional, che si appassionano e magari hanno quella paura, quella riverenza, quella cosa che li mette a disagio di venire da me a dirmi, a parlarmi, a chiedermi cose, perché pensano che sono un cazzo nel culo che se la mena. Assolutamente. Invece sai certo. cosa faccio domani mattina? Mi sveglio, faccio un giro in convention e vado da tutti, mi presento e chi ha fatto un bel lavoro, chi ha fatto delle belle ore, glielo dico. Ho fatto così, sono andato a dei tatuatori nuovi, perché era vero quando gli dicevo che era bella la roba che facevano. Ho detto ragazzi, così che si fa. Quel banner lì fatto a mano è giusto così, quella roba lì fatta a mano, le tavole belle, le reference sono presenti da dove le avete prese ed è giusto così, però l'avete fatto a mano, non l'avete fatto la tavola stampata dal pad. Quindi mi sono trovato in situazioni in cui i ragazzi giovani mi dicevano mica noi non ci pensavamo che tu fassi così in mezzo a noi, ti divertissi, che mica sono un tatuatore, non sono mica Gesù sceso in terra, vengo qua a tatuare, a divertirmi, a prescindere da se ci sono i tatuatori famosi di sto cazzo o se ci sono i ragazzi normali che sono tatuatori uguali, perché il pensiero è quello che conta, non è da quanti anni tatui tu, da quanti anni tatuo io, è solamente una questione di pensiero, capito? Guarda, io ti ringrazio tantissimo perché questi sono i messaggi importanti e veramente è difficile ascoltare qualcosa del genere, quindi è veramente, veramente importante
averlo avuto in questo momento da te. Quindi grazie davvero, perché condividere queste cose è davvero bellissimo. Per noi è Guarda, io le dico alla mia maniera queste robe qua, no? Purtroppo ho fatto tante interviste, tanti podcast, certe volte sono state fraintese delle cose, perché comunque è un modo un po' di pormi ogni tanto da palazzaro, no? Però ci tengo a far capire alla gente quanto sia importante per me, vedere gli altri che capiscono quali sono le cose belle da fare e da avere da questo lavoro qua. Quindi non è il muro in studio pieno di premi che hai vinto alle convention, perché i contest servono per il pubblico, per farli divertire, lo posso anche capire. Ma c'è tante convention che faccio io, non c'è neanche contest, non c'è neanche il presentatore, non ci sono neanche gli spettacoli. Cioè, io vado lì, voglio solo sentire il rumore delle macchinette. Esatto. Quando ormai c'è, perché le ultime convention, guarda, da qualche anno a questa parte non si sente nulla. C'è una zanzarina in fondo ogni tanto, che di solito siamo io e lui. Sì. Ma vabbè. Allora, prima di farti la prossima domanda, in effetti appunto volevo parlare di questa cosa che stavi dicendo tu. Per noi, guarda, è la stessa cosa, perché prima di costruire, perché noi comunque facciamo pure le macchinette a bobine, costruiamo le macchinette a bobine, prima di arrivare a questo devi comunque prima toccare qualcos'altro. Per esempio, abbiamo cominciato tutti quanti a comprare le macchinette, ovviamente prima di capire quale fosse quella giusta per te, tocchi una macchinetta e dici non mi piace, ne compri un'altra, non mi piace. Fino a che poi alla fine comunque ho studiato la fisica di base, avvolgere le bobine, eccetera, la molla più spessa, meno spessa, più lunga, e da lì ho detto guarda, io parto dal presupposto che nessuno è stupido, nessuno nasce stupido, quindi mi ci metto, voglio capire se posso costruire una macchinetta. Da lì l'ho fatto, io tuttora uso sempre macchinette a bobina, ma perché piace a me. Pure io nella stessa situazione non dico mai quello fa schifo, quello è soltanto che io mi ci trovo bene. Io oltretutto, penso, magari pure tu, io ho mia moglie a casa che ha i tatuaggi miei, tatuaggi che posso vedere tutti i giorni, sì, fatti a bobina, sì, perfettamente asciutti, senza neanche, cioè le linee sono perfette, i colori sono rimasti, dopo anni. Sì. E quindi questa per me pure, perché io comunque sia, a me pure mi hanno messo seduto, mi hanno smontato la macchinetta e mi hanno detto mo rimontala, perché non sei scemo, lo puoi fare, ragione, la monti. E certo all'inizio dimenticavo, che non so, le rondelle isolanti, un casino. Sì, sì. Sì, poi non andavano, poi erano bloccate e dicevi cosa succede, poi scoprivi le rondelle di plastica, lì diceva forse questa va là. Esatto. Allora, la macchinetta a bobina, il mio percorso è stato, ti dico, non completamente, anzi quasi completamente solitario, perché da dove ho iniziato a tatuare io, tatuatore vecchia scuola, non era un disegnatore, non era uno che smanettava le macchinette, le usava così come venivano comprate, le usava e quasi mai ci metteva mani sopra. Macchinette che dovevamo comprare via posta, ok? Perché non c'era internet, e quindi dovevamo comprare via posta e pregare il Signore che arrivassero dopo un mese o due, forse. Quindi erano delle Mickey Sharks, così. Poi ho avuto la fortuna di tatuare e diventare amico di un tatuatore molto bravo tecnicamente, Michelangelo Cornini, quello che fa i tribali, tatuatore della Madonna, allucinante, cioè la bravura, la tecnica assoluta che aveva già a fine anni 90, era una roba incredibile. Io ho detto io devo imparare tutto da questo qua. Quindi lui faceva era amico degli americani, faceva le macchinette lui, io ho cominciato a comprare le sue macchinette e cominciato a dare. Era una persona molto spigolosa, quindi non era uno che ne parlava tanto, e io avevo anche paura di andare da lui a rompergli i coglioni. Compravo la macchinetta e avevo questo oggetto qua, dicevo adesso devo capirla tutta, devo dargli delle spiegazioni perché va così, cos'ha. Col passare degli anni ho capito che il settaggio che dava lui sulla macchina era solamente più leggero di quello che avevo bisogno io, quindi partendo da un telaio che era il suo,
dalle quote che avevano i suoi telai e quelli di One Puente, perché comunque bene o male erano quelli, ho cominciato a capire che cosa dovevo fare in proporzione, cambiando lo spessore della molla per renderla più veloce, la liner, quindi usando una molla da 22 invece di una 20, una 18, e la shader cambiando sia lo spessore delle molle che giocando con la lunghezza della molla anteriore, quindi non avevo bisogno di una shader troppo lenta che mi faceva col web shading lungo a puntini, ma doveva andare un po' più veloce, quindi potevo usare uno spessore diverso da una molla posteriore e la molla anteriore tenendola sempre da 18, cambiando solamente la lunghezza, quindi mezzo centimetro meno di come le settava lui, di come le settava One Puente, di come venivano settate anche da Scott Silvia, considerando che di base partivamo da un telaio senza precarico posteriore, quindi tutti i telai da cui partivo erano piatti dietro, quindi era solo una questione di settaggio, di piegatura della molla tua e di gioco di spazi per creare più o meno la velocità con un gap posteriore molto piccolo, ok? Considerando che io comunque volevo una shader veloce. Mi facevo fare il nero quando volevo fare il nero abbassando il voltaggio, ma la sfumatura doveva essere corta, densa e corta, quindi avevo bisogno di una macchinetta che andasse veloce. Quando mi sono trovato poi a usare delle rotative tipo Rotary Works, tipo la Shagbuilt, volevo un upgrade, volevo che quelle macchinette lì colmassero delle lacune o delle cose per cui la bobina mi dava qualche problema, quindi fondamentalmente la cosa era la sanguinazione in certi punti del corpo, qui, qua sopra, quindi avevo un pochino di timore per queste robe qua, quindi ho capito che la rotativa mi facilitava la stesura del nero del colore e mi sanguinava anche di meno, quindi sono andato a tappare dei buchini piano piano nella mia carriera, cercando di capire comunque anche le altre macchinette cosa mi sarebbero potute servire. Assolutamente. Per dare una spiegazione a tutto, quindi dovevo capire per cosa andasse bene una direct drive, una macchinetta a motore grande e a motore piccolo. Una macchinetta con lo slide, una macchinetta con la molla, la nuova toolbar e sotto c'era un pistone, cioè tutte le macchinette dovevo capire come andassero e perché e per come, dovevo dare una spiegazione a tutto per poi trovarmi davanti magari un tatuaggio difficile e dire ok, qua posso usare questo, questo, questo e questo, per avere il massimo. Solo questione di Assolutamente. No, ma poi appunto ognuno ha il proprio setting anche per il posto in cui devi tatuare, il tipo di linea che devi fare, quello cambia assolutamente. E un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché credo che hai avuto la stessa brutta situazione mia, mi sa che a te anni fa ti avevano hackerato il profilo, giusto? Sì, allora che cazzo mi fai? Guarda, quel giorno lì che mi hanno hackerato il profilo, la gente è impazzita, scrivevano in negozio, chiamavano, gli sbirri, la polizia postale. Sono andato per fare la denuncia perché io a me non me ne fregava un cazzo. La mia ex moglie mi fa vai a fare la denuncia, vai. Sono andato alla polizia postale, sono entrato, c'era una coda della Madonna lunghissima per fare cose che non c'entravano un cazzo. La polizia in fondo mi guardano, mi fanno tu sei scritto, faccio ti hanno creato il profilo stamattina. No, vabbè. Sono messi lì come se fosse una tragedia, raga. Morale della favola. Quella mattina lì ho fatto sta denuncia che poi ho perso solo tempo. Sono andato in negozio, ho fatto 2 pezzi, paura, bellissimi. E sai cosa ho scoperto? Che non mi hanno rubato i tatuaggi. Quindi la sera mi sono messo Instagram, iscriviti, nuovo profilo, e va, e ricarica le foto vecchie, l'unico sbatti era quello, però cioè, guarda che ragazzi siamo a un punto storico che se succede una roba del genere a un tatuatore di quelli che lavorano adesso che ha 10.000 follower, questi si suicidano, Cioè per dirti quanto dipendono da queste cazzate qua. Noi queste cazzate qua le usiamo per delle robe costruttive, per fare sta roba qua, per mandare dei bei messaggi, per condividere. Comunque quando condividi la tua arte sui social, sia che sia un tatuaggio, ma soprattutto quando sono dei quadri, le tavole, dei dipinti,
tu li stai guardando, tu puoi fare anche il like col tuo telefonino e il tuo ditino nel cazzo, però tu lo stai facendo a un disegno grosso così, lo stai guardando grosso così. Quindi quello che dico io ai ragazzi che ascoltano, venite in studio a guardarli i disegni se vi piacciono, perché tanto non è che se entrate lì dovete tatuarvi per forza, perché vederli dal vivo sono un'altra roba, ok? Ed è lo stesso motivo che dovrebbe spingervi a investire 2 soldini, se avete la passione dei tattoo, ad andare a vedere le convention quelle giuste. Andate a vedere i vostri tatuatori preferiti, a vedere come si approcciano, stare lì, stavo le ore di nascosto senza farmi vedere da Rudy Frice, che pensavo che poi mi avrebbe odiato, per capire tutto quello che facesse. Io, il mio amico Ruz, che adesso magari sta pure ascoltando, stavamo lì, avevamo una foga quando entravamo in convention, perché dove le vedevi le robe nuove che facevano? Le vedevi in convention, quando apriva il book, le tavole, dicevi mica sto qua è il migliore del mondo, capito? Quindi tu arrivavi lì e lui, mio amico, è appassionato di tattoo come me, ma lui non tatua. Io invece stavo iniziando a tatuare, io dovevo capire tutto, io dicevo che io devo stare qua a guardare questo qui che fa le cose, però ho paura che mi sgama, che sono uno stalker, quindi cosa cazzo devo fare? Mi nascondo un po' dietro la colonna, un po' di qua, passo, guardo con gli occhi così, capisci? Però cioè io gli mandavo le lettere a Rudy con i disegni miei, cioè che se ci penso adesso che siamo amici, dividiamo gli stand in convention sempre insieme, cioè quando io vado in giro con Rudy, per dirti, siamo lì, ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, ma io ogni secondo la penso questa cosa. Io penso a quando ero un ragazzino che ti guardavo, lo guardo così e dico brutto stronzo. Io quando ero un ragazzino, quando mi guardavi in faccia mi pisciavo le mutande, perché mi mettevi una roba che io dovevo farmi vedere da te, perché dovevo farti vedere che anch'io volevo fare i tatuaggi, no? C'avevo sta riverenza della Madonna con lui che c'ho ancora adesso, quindi quando so che devo andare in convention con lui, siamo andati a Francoforte insieme adesso, io dovevo prepararmi al massimo, solo stand con Rudy Frice, raga, sono cose serie queste qua, sono cose serie, cazzo. Io quando so che c'è un tatuatore che mi stimo di brutto in una convention, dove vado? Magari poi quello non mi si fila neanche di striscio, però comunque magari sì. In convention a Sacramento l'anno scorso, 2023, ero lì, sono andato anche nel 2022, è venuta su una convention bellissima, poi soprattutto perché l'hanno fatta nella stessa location che facevano all'inizio del 2000, quindi io ci andavo, zio, 2002, 2003, 2004, 2005, io ci andavo a fare la convention. Bellissimo. Poi ho smesso di farla e nel 2022 l'hanno rifatta lì e io sono andato, ho detto cazzo, cioè bellissimo, no? Niente, cosa succede? Succede che io ero lì a tatuare, è andata bene, la convention stava andando benissimo, cioè il 2023, l'anno scorso, e a un certo punto ho visto passare Chris Con, passa, non è una persona molto loquace, lo conosciamo di vista o no, però lo sappiamo come è fatto, no? Passa, mi guarda, io stavo tatuando, guarda i flash, avevo spedito là a uno dei miei migliori amici che abita a San Francisco un pacco pieno di tavole originali e stampe, ma c'avevo tanta di quella roba che ho dovuto chiedere un tavolo in più da mettere lì davanti, sperando che Britton non mi sgridasse, no? I vicini di stand non mi odiassero, invece per fortuna avevo uno di fianco che era pure in gamba. Niente, passa Chris Con, mi guarda, mi fa i complimenti, mi guarda, mi ha detto mi piacciono molto, sono veramente belle queste tavole. Io ho detto aspetta un attimo, ho tolto i guanti perché cioè mi hai detto sta roba, allora io vengo da te e ti spiego perché. Ho detto guarda, ti ringrazio molto di quello che stai dicendo, lo apprezzo tantissimo perché questa roba qua che tu vedi qua, questi accostamenti cromatici con questi sfondi rossi contrastati con questi sfondi neri, con questi dettagli piccoli in mezzo a questi colori che si fondono giganti, io da chi pensi che le ho viste io queste robe qua? Sei stato tu il primo a farle queste robe qua quando io avevo il pannolino, zio, quando io venivo qua, facevo i tatuaggi a Sacramento e tu avevi lo stand là vicino e avevo paura a avvicinarmi, tu facevi delle cose che mandavano fuori di testa tutti ed erano 25 anni avanti, e io adesso ho preso delle cose tue come esempio, però le ho prese come reference con la testa, la testa. Vuol dire che non le ho copiate uguali, ho preso lui come esempio
di approccio al disegno. Ho cercato di capire da dove prendesse le reference, sono andato a cercare delle cose cercando di non copiare lui, ma avendo bene in testa che lui per me era il primo a fare quelle robe lì. E quindi quando una persona viene del genere, di quel calibro, viene e ti fa i complimenti, devi dirgli perché e devi spiegargli perché e devi ringraziare il cielo che ti ha notato, capito? Ed è importante, sono stati dei momenti importanti, ecco. Adesso io ti chiedo, è più importante una cosa così o vincere il primo premio alla convention di sto cazzo? Beh, Beh, no, vabbè, ma allora questa è una cosa assolutamente personale che nessuno me ne voglia. Il mio pensiero di convention è appunto tutt'altro. A me lo spettacolo, vabbè, ci sta, ma io manco lo guardo. Però io forse sono troppo romantico. Il mio immaginario di convention è quella con i tatuatori, magari determinati tatuatori, ma dello spettacolo, della premiazione di qualcuno. Non me ne è mai fregato, devo essere onesto, adoro le convention, mi piace tantissimo farle, ma non mi interessa di quel tipo di convention. Guarda, onestamente. Io non sono un fan dei contest, non ho quasi mai partecipato, a meno che il cliente non volesse andarci, ok? Ti ricordo, a me mi piace parlare anche facendo degli esempi, no? Di quello che mi è successo nella mia vita, di quali sono certi momenti in cui ho un bel ricordo, no? È successo che penso sarà stato il 2015, una roba del genere, ho chiuso una schiena molto bella a Milano e dopo poco ci sarebbe stata la convention di Londra. Ok. Che è la convention di Londra, ce lo ricordiamo tutti, che era una figata epica. Era una convention. Michi Vialetto quando fa le cose le fa solo benissimo. Quindi ecco, Michi Vialetto organizza il contest in una maniera in cui puoi non fare altro che dire però, cioè guarda chi c'è in giuria, perché comunque quando ti ritrovi Luke Atkinson, Philippe Leu, John Dix, cioè cosa devi dire? Certo. Niente, devi solo inchinarti. Niente, cosa succede? Che il cliente, che è uno che ho diventato un amico, no? Questo qua che ha chiuso la schiena, era con me a Londra e mi fa: vorrei iscrivermi al contest. Io gli ho detto: guarda, sai che c'è? Io so che questo contest qua delle schiene ci parteciperanno Fige. Oh. E cioè, come fai nella tua testa a competere con delle schiene, capisci? Non è la schiena tradizionale, la schiena giapponese. Quindi io so già che la schiena non avrebbe vinto, ma non mi interessava. Io sapevo che sul palco c'erano quei tatuatori che avrebbero visto la schiena, soprattutto perché Mickey aveva organizzato la cosa con una telecamera che inquadrava la schiena o il tatuaggio e veniva proiettato gigante dietro. Cosa succede? Che il cliente sale sul palco, inquadrano la schiena, io ero sotto ma un po' dietro, viene proiettata dietro dal palco. John Dix e Philip mi guardano, mi fanno, e io ho detto sì, e mi fanno fine. Per me hai vinto. Per me hanno riconosciuto lo stile, ok? Hanno riconosciuto la personalità ed è un lavoro che ho fatto in tanti anni, quindi riuscire ad arrivare a un punto in cui sei riconoscibile ti ripaga tanto di quello che hai fatto, è quello che non smetti di fare, perché io sinceramente di star qui a dire vabbè, mi piglio un anno sabbatico, ma che sabbatico? Ma quando mai? Quando mai? Io non vedo l'ora, io vorrei permettermi il lusso di prendermi 2 settimane libere a dipingere, quello mi piacerebbe fare, solo che le spese, i figli, la casa, chiaramente dobbiamo lavorare, no? Capito? Lo facciamo e basta, però io quello vorrei prendermi dei momenti per dipingere, basta. Io guardo, l'ho fatta una volta solo il contest perché me l'aveva chiesto il cliente, l'ho fatto ad Hong Kong, è stata una bellissima cosa perché era ovviamente la prima volta che lo facevo, il cliente me l'aveva chiesto, ero felicissimo perché pure lì c'è stato il maxi schermo, si sarebbe visto il pezzo, per me era una cosa, poi veramente è stato diversi anni fa, quindi una bellissima cosa. E purtroppo mi dispiace, tornando appunto al fatto di prima, che sono pezzi che non ho più, perché pure a me mi è stato chiarato il profilo anni fa, dove ho perso 10 anni di più che altro, ma sai che cos'era? Non era per i pezzi,
perché purtroppo l'effort che ci sto mettendo nel mio profilo privato è zero, perché non mi va più manco troppo di mettere i pezzi, però ho perso i messaggi con i miei clienti, alcuni di questi che non ci sono neanche più, erano magari più una cosa privata, personale, non me ne frega niente, a me Instagram non me ne è mai fregato niente. E come vedi, noi facciamo le live qui, però non facciamo le cose tipo studio fotografico, a noi ci interessa il contatto umano con le persone. Guarda, messo la finestra di casa dietro. Bello! E quindi ti volevo chiedere, a proposito, un'altra cosa importante, Milano. Mi potresti dire della scena di Milano? Come si tatua a Milano? Se ancora funziona il tradizionale, magari come qualche anno fa? Com'è Milano da questo punto di vista? Non ci ho mai lavorato a Milano. Allora, conta che a Milano come stile traditional non siamo molti, ok? Quindi io ho cominciato a tatuare questo tradizionale con molte influenze americane ai primi anni 2000, no? Prima c'erano il Gianmaurizio Fercioni, c'era Danielino che faceva delle cose abbastanza tradizionali, comunque un gran tatuatore storico, e basta. Quindi io sono stato quasi il primo a portare delle robe un po' più nuove, no? E negli anni poi ti posso dire, c'è Gio Cattarotti che spacca, c'è Lollo, ci sono i ragazzi che lavorano da me, e poi non è come Roma, ecco, che è invasa da tatuatori tradizionali che fanno bene o male tutte cose che si assomigliano. Da noi è molto varia la scena, cioè dal giapponese al tribale, c'è anche Wallace, ragazzi, non scherziamo, perché è un gran tatuatore quello lì. Davvero? C'è Roberto Borsi che fa giapponese, c'è anche Pittan, che comunque, anche se è assente sui social, comunque Claudio fa le sue cose, le fa bene. C'è un sacco ci sono dei ragazzi che fanno realistico e c'è Brigante che fa lettering, che è uno dei migliori. Per quanto riguarda il traditional, ti dico che nel negozio mio abbiamo creato bene o male una bella reference, un punto di riferimento per uno stile molto personale milanese, come lo chiamo io. Quindi secondo me non è nient'altro che un portare avanti quello che ha iniziato Gianmaurizio, cercando di non allontanarsi troppo da quello che è il tradizionale a linea fine, no? Certo, ma per me a Maurizio, anche perché mi sa ultimamente mi pare che avevo capito che non stesse bene. È un po' invecchiato. C'è da dire che lui, sua moglie e la Jurati hanno organizzato una mostra al MUDEC dove ci hanno tirato dentro noi tatuatori, hanno portato tantissima roba loro dal loro museo personale, e la mostra è bellissima. La mostra è bellissima, si sono fatti il culo, è stata una serata di inaugurazione molto bella dove abbiamo visto un sacco di amici, è venuto Franco Cecconi, è venuto Marco Pisa, Marco Pisa è venuto, è stato bellissimo vederlo, è stato ecco, ci sono delle situazioni, dei momenti in cui dei tatuatori, in cui delle persone organizzano delle cose molto culturali, che possono essere delle mostre, delle mini convention, dove a chi interessa veramente si fa vedere, capisci? Quindi sono, come le chiamo io, un pochino lo specchio della scena del tatuaggio di oggi, quindi è molto difficile invogliare dei ragazzi che cominciano a tatuare a spendere magari una giornata intera a farsi un viaggio a vedere una mostra sul tatuaggio, la storia del tatuaggio italiano, piuttosto che delle convention, perché non gli interessa, capisci? Questa qua è la roba che mi rattrista un pochino, perché io vedo dietro questa mostra quanta fatica ci hanno messo, quanto impegno ci hanno messo, quindi io ho voluto supportare e supporto ancora, perché la mostra sarà lì fino a luglio, quindi si può andare a visitarla tranquillamente, ne vale la pena, perché ci sono delle cose. Senti, posso chiederti una cosa? Insomma, ti volevo chiedere, tu hai fatto tantissimi viaggi, tantissime esperienze. C'è una cosa in particolare che ti ha proprio, non lo so, ti ha proprio conquistato, uno dei primi viaggi probabilmente, qualcosa che ci vuoi raccontare? A livello di tatuaggio? Sì, a livello di tatuaggio ovviamente. Allora, sicuramente nel cuore ho
la prima convention che ho fatto in America, a Sacramento nel 2002 o 2003. Io mi tatuavo da 4 anni e sono andato là allo sbaraglio, vuol dire che io qualche mese prima avevo tatuato in convention a Milano, ho conosciuto i ragazzi dell'American Graffiti che mi hanno invitato, c'era l'American Graffiti una volta, no? Mi hanno invitato là alla convention, io ho detto boh, e niente, sono andato pensando di andare là, non lo so, non so, poi sono entrato, mi ricordo, ho montato le mie cose, mi sentivo veramente fuori luogo perché avevo timore di tutti, e invece la gente entrava, tanta gente entrava e chiedevano di tatuarsi, chiedevano, e io Bello. non so, lì ho capito, ho detto qua, questo momento qui è un momento magico perché l'ho fatto bene a venire, lo farò sempre, insomma, ce l'ho nel cuore particolarmente, è stato proprio bello. Poi io mi emoziono ancora molto quando vado alle convention e conosco gente nuova, cioè quando sono andato la prima volta ad Aachen è stato bellissimo. Trovarmi in mezzo a quei tatuatori che conobbi a Sacramento, di trovarli in Europa e essere in mezzo a loro. È stato bello anche la prima volta che sono andato a Londra, perché so che Miki è uno che non ti regala le cose facili, nel senso che te le devi meritare, lui ha un buon gusto, capisci? Quindi quando lui sceglie le cose, sceglie come fare, scelta ponderata, no? Quindi è stato bello, è stato molto bello anche nel 2022 quando ho conosciuto Good Time Charlie a Sacramento, ho conosciuto Good Time Charlie che è venuto da me e ha voluto comprare le cose mie, le mie tavole, io chiaramente gli ho regalato tutto, cosa devo no. E poi mi disse guarda, tutti mi chiedono di farsi un tatuaggio piccolo da me, io però non mi piace nessuno qua dentro, vorrei farlo nel tuo stand, posso? Io ho guardato il mio assistente che era lì un mio amico, gli faccio Turi, digli al cliente di dopo che deve evaporare, deve sparire e tornare fra un'ora, ok? Che adesso Good Time Charlie deve tatuare nel mio stand. L'ho guardato e gli faccio, però lo fai con la mia macchinetta. Sì, con la mia non ce le ho le macchinette. Vai Dio. No, è eccezionale. Momenti belli, cioè ho dei bei momenti, mi ci attacco di brutto, poi ho capito, mi ci attacco e mi fanno pensare, allora ho ragione, anche quando mi sento un po' demoralizzato magari perché vedo che la scena italiana magari in certe situazioni viene data molta visibilità a quello che è assolutamente poco importante ed è superficiale, viene data molta visibilità. Io mi rattristo non perché dobbiamo avere noi quelle visibilità, ma perché mi fa tristezza vedere il mondo del tatuaggio andare in una certa direzione sbagliata. Ho letto degli editoriali su certe riviste italiane molto brutti. Non sono le riviste di Michi Vecchio. No, assolutamente. Guarda, mai sono le sue, perché lui le cagate fuori dalla tazza non le fa. Ho letto degli editoriali terribili in cui io non mi ci sono ritrovato per niente, in cui mi sono sentito molto offeso nelle parole e soprattutto per gli anni che ho dedicato a questo. Certo. In tanto così di scritte, di righe, ho visto una totale mancanza di rispetto verso tutti quelli che come me hanno fatto un percorso impegnativo. Assolutamente. E quindi mi era tristato questo. Io quando succedono queste robe qua, di conseguenza la mia risposta è o viaggiare e tornare o andare dove so che si parla la mia stessa lingua, o chiamare persone che parlano la stessa lingua mia e vedermi con loro, che ne so, Samuele Briganti, che è uno che
Cosa di Virgilio, Samuele, spacca tutto. Spacca tutto. Speriamo anzi di avere prima o poi Samuele. Sì, ma guarda che è uno disponibile, Samuele, di brutto. È solo che è uno che è un po' morbido, no? È uno che vola, no? Tranquillo. Samuele è come Ciccio di Nonna Papera quando sente l'odore della torta. Che vola, no? Sì, non è come noi milanesi che siamo così. No? Quindi niente, quando succedono quelle robe lì mi rattristano un po', bisogna di respirare aria di gente che la pensa come me, di andare. Quindi ecco, quello che voglio far capire io, ripeto, con questi podcast qua è che non è presunzione la nostra. Ci sono dei momenti in cui Gabriele Donnini parla, dice cose, scrive cose che secondo me andrebbero stampate, appese al Colosseo per un mese o al Duomo di Milano, dove tutta la gente del mondo le legge e poi cambi, il mese dopo c'è un'altra frase di Donnini, dove devi leggerlo più volte, devi capirlo, ok? Ci rimane questo in mano a noi, ci rimane questa arte qua, è un'arte in cui noi abbiamo un contatto con le persone, dove noi creiamo una connessione molto importante, dove il tatuaggio finale, ne risente molto la fuoriuscita del tattoo da quello che si crea col cliente, quindi il clima che si crea, la connessione è importante. Quindi se il tuo approccio al tattoo di base è partire dalla tecnologia, dalla facilità in cui arrivi a quello, il cliente già non può connettersi con te perché non lo stai facendo tu stai partendo male, stai vendendo una cosa che alla fine non è tua, capisci? Non hai studiato tanti anni per arrivare a lì, tu lo stai prendendo immediatamente perché oggi nel 2024 quella cosa la puoi fare, perché 15 anni fa quella roba lì non la potevi fare. Quindi questo succede, no? Questo succede, ma questo podcast qua non deve essere un discorso da retrogradi, nostalgici, tristi. Cioè noi parliamo di quello che pensa. Buone amore melanzane, gratinate, buone, non vorrei qua che mi iscrivono la gente che Mariano Floridi partecipa, Alex 290, dicono cazzo mica pure le cose gratinate. Qua abbiamo una rubriche varie, rubriche importanti. Prossimo podcast facciamo parlare la Samantha e parla delle sue zucchine, delle sue melanzane, come... Guarda, assolutamente. Noi siamo aperti con la roba, col cibo proprio tranquillo. Infatti sono ingrassato un po' perché lei cucina bene, non ho capito? Beh, meglio allora, lei è positivo. Comunque spero che si capisca il buon, insomma, quanto ci tengo, ecco, quanto ci tengo a lanciare un buon messaggio ai ragazzi giovani o meno, che pensano che magari i tatuatori, quelli che tatuano da prima, siano solo dei nostalgici, vecchi, retrogradi, che non ne frega un cazzo delle nuove generazioni. Sbagliatissimo, le nuove generazioni devono portare avanti quello che noi stiamo facendo e abbiamo fatto, quindi perché mettere un muro, una barriera? Perché invece non incentivare i giovani che si approcciano in maniera giusta a questo mondo qua, dandogli una carica? Io sono sicuro che i ragazzi che ho conosciuto a Roma sono andati a casa e si sono guardati e hanno detto cazzo, però allora mi ha fatto qualcosa di buono veramente, cioè stiamo facendo, è la maniera giusta, è la strada giusta questa qua, dobbiamo andare avanti così, cioè guarda, lo so benissimo, anche perché ti dico pure una piccola cosa, alla fine io, come vabbè, a te sarà capitato miliardi di volte più di me, però mi sono ritrovato magari a lavorare accanto a persone, presente quelli che hanno i 100.000 followers, no? E poi non solo ti rendi conto che fondamentalmente sono piccoli così, ma è dispiaciuto, guarda, tantissimo, perché poi ti cadono, tra virgolette, i miti, no? E che magari poi, tu vedi, non tatuano mai, e hanno un carattere veramente terrificante, però hanno i 100.000 followers e si vantano di cose tremende, e poi... mi fa vedere lo sketchbook e mi sono ritrovato i pezzi miei fatti da altre persone, ma io sono talmente stupido che ovviamente non faccio i nomi di queste persone perché è brutto, è veramente brutto, però è capitato, come sarà capitato a chiunque, non solo a me o solo a te, è capitato a chiunque.
però è brutto valutare oggi il tatuatore per i followers. Beh, è una ma- cosa che stanno tutti. È una Ci cosa... sono delle convention dove vieni selezionato in base a In base- quello. Sì, Certo. assolutamente. A noi non ce ne frega un cazzo. No, Cioè, no, ma figurati, guarda, cioè, io se fosse per me, guarda, io ho partecipato alle convention pure più piccole, sì. perché mi andava a di quel posto. Io sono sceso un mese fa, neanche. Ho fatto Reggio Calabria Convention. Sono andato a Massafra in uno studio in cui mi sono trovato benissimo, di ragazzi che avevano fatto il seminario con me. Sono andato lì da loro, ho tatuato lì, mi sono trovato benissimo. Sono andato alla convention di Bari, Certo. ho tatuato a Bari. Sono tornato, ho fatto 2 giorni a Milano, sono andato a Francoforte in convention con Rudy. Sono tornato, sono andato a Roma in convention da Paolo. Mi sono divertito un casino sia alle convention giganti come Francoforte, che Sì. è obiettivamente stupenda, non puoi dire niente di negativo perché non c'è niente No. di negativo. No. A parte il cibo in Germania, vabbè. Sì. E poi mi sono divertito tanto quanto andare giù in meridione a fare le convention. Per me che sono un milanese, andare giù in Terogna da questi qua che cucinano da paura, cosa devo fare io? Mangiare, cazzo. Cioè, tatuavo, mangiavo, dormivo, mangiavo, tatuavo. Cioè, paura. È così. Certo, no? Altri Quello è lo chili. spirito giusto, no? Quello è lo spirito. Assolutamente. Lasciamo stare questa roba dei follower, questa roba non ci interessa, ok? No. Esiste Instagram, esiste. Cioè, ok, usiamolo per condividere quello che facciamo. Con cosa? Di conseguenza un invito costante, perenne ai ragazzi, agli interessati alla nostra arte, di venire a toccare con mano, a guardare con gli occhi dal vivo in negozio Esatto. quello che gli piace, parlare con noi, oppure venire a conoscerci alle convention per vedere le cose, per vedere, conoscere magari un tatuatore che gli piace, perché fondamentalmente noi che tatuiamo da prima dobbiamo, secondo me, essere un pochino più disposti verso le nuove generazioni e verso i clienti, cercare di incentivarli in questo lavoro qua, visto che comunque non siamo dei medici che salviamo le vite quotidianamente, facciamo i tatuaggi, No. siamo delle persone normalissime che si divertono. Poi c'è chi è più fissato con certe cose come me, che è ossessionato dalla perfezione, dalla precisione delle cose, e chi invece un po' meno. Però io ti dico che i miei tatuatori preferiti, i miei, sono tutte persone che tatuano in una maniera completamente lontana dalla mia. Cioè, a me in Italia i miei preferiti sono 2 o 3, ma Flavio Cannata, Grande. Beh. la mentalità, prima cosa, l'attitudine e lo studio che ha fatto sul tradizionale per renderlo suo. Samuele Briganti, anche se lo stile è completamente diverso dal mio, non puoi farlo altro che ammirarlo, perché comunque raga, non ho mai visto un tatuaggio guarito male, sono perfetti, quindi tecnicamente non posso dirgli niente. O poi a me piace il Blueport Tattoo, Prestileo e quella gente lì, cioè quelli mi piacciono, Grezzoni, a me piace quella roba lì. Bellissimo. Però io non ce la faccio. Non ce la faccio perché non mi accontento, capito? So che io chiedo tanto a me stesso, capito? Quindi lo studio che ho va oltre, capito? Va oltre, perché limitarmi a quello che è la tavola, quello che ci hanno lasciato i tatuatori morti e sepolti, quella cosa lì, non ce la faccio. Cioè io l'ho già studiata, io devo andare oltre, partendo da lì devo andare oltre, capito? È per questo che vado a cercare mercatini, Pinterest, guardo reference, vado nei musei, cerco cose. Cioè, è importante, capisci? Ma anche perché, voglio dire, l'evoluzione di una persona che fa un lavoro come questo parte dalla passione e continua sempre, cambia continuamente per dare, insomma, un minimo di senso a quello che uno fa, giustamente. Quindi cambia, ma a volte anche no, nel senso che a volte ci sono dei tatuatori che rimangono su quello stile lì e ci creano una carriera. Ma guarda, io ti dico la verità, beati loro che non hanno problemi e vanno a letto tranquilli, perché io, raga, vado in paranoia.
Io se non finisco una tavola, quando dico io come dico io, se sbaglio qualcosa io vado in paranoia. Cioè, la gente non lo sa, ma io la vivo malissimo sta roba qua. Cioè, la mia amorosa qua dietro lo sa, che vado in paranoia. Infatti lei mi dà il supporto morale, quando sa che ci sono quei momenti in cui io mi ci dedico tanto, come l'estate che vi ho citato prima, si mette di fianco a me e anche magari sta zitta, non dice niente, guarda su internet delle reference e magari mi dice delle cose e io che mi sento che qualcuno sta entrando nel mio mondo, magari io con 2 o 3 gomitate verbali un pochino provo a non a spancularla, però magari provo a dire amore lascia fare a me. Poi magari insiste, no, fai questa roba, fai questo disegno, io magari poi un po' svogliato lo butto giù e magari poi alla fine c'aveva pure ragione, no? Capito? Perché ha insistito, ha rotto le palle che volesse che facessi una tavola con un cimitero, con una donna lata, con gli scheletri di lato, fai questo, facevo no, che palle, no? Vai, guarda che è una bomba, guarda la reference, guarda questo, guarda questo. Figa, l'ho finito la tavola, Come si chiama? Ho finito la tavola. Ti salutiamo tutti, anzi scrivetelo tutti. Sì, Ciao Samantha. Un saluto a Samantha. Niente, finisco la tavola, faccio le stampe della tavola, le porto a Francoforte. Figa, il venerdì le ho vendute tutte. Tutte le ho vendute venerdì, le ho finite tutte le sue. Guarda, capisco assolutamente al 100%. Lei, mia moglie, guarda, si incazza in continuazione perché io comincio la roba e quando non viene come dico io, tante volte mi è successo che praticamente strappo tutto e dice che cazzo, non la buttare, magari tienila, non lo so, magari ricomincia da lì, io tante volte proprio vado fuori di testa, non viene come dico io, la butto. Allora, però io considero questa roba qua della pittura una roba completamente personale e in cui io mi sono vissuto la mia solitudine in maniera perfetta. Sì. Quindi è un mio momento dove nessuno mi deve rompere il cazzo, io faccio quello che voglio, come voglio io. E nessuno, non ho mai avuto nessuno di fianco che provasse a entrare anche di tanto così, perché io ci mettevo, Dio caro, una fortezza intorno. Invece devo dire che a volte funziona, capito? È la prima persona che è entrata in questo mondo qua con me, ha cercato di capirmi. Certo. È lei. E quindi devo riconoscere che ci sono stati dei momenti in cui io personalmente avrei detto, sai che c'è, ma vattene a fanculo, va? Perché riconosco di essere pesante certe volte. Però invece c'aveva ragione lei, che cazzo devo dire? Va bene. Io vorrei veramente ringraziarti perché è stata una cosa veramente, veramente importante per noi e sono sicura che il messaggio arriva, passerà nel modo in cui è stato pensato e credo che se non passa problemi loro. Nel senso che spero veramente che tutte le persone che hanno ascoltato facciano un pochettino tesoro di queste cose perché non è semplice ascoltare cose del genere, quindi grazie davvero per la tua presenza, anche perché persone come te ci mettono il proprio tempo, come noi ci mettiamo il nostro, tu ci metti il tuo, perché esatto. Volentieri. Come? Volentieri lo faccio. Assolutamente, lo so. Guarda, noi per esempio abbiamo preso, non mettiamo appuntamenti, che ne so, il lunedì, cerchiamo di farli di lunedì, quindi per noi è un impegno al 100%, come un impegno per tutte le persone che partecipano, ed è una cosa davvero eccezionale e vogliamo veramente ringraziare chiunque, tutti quanti, tutte le persone che hanno partecipato, davvero. E che hanno ascoltato anche. Sono io che devo dire grazie a voi che avete la pazienza, il tempo e la voglia di portare avanti una roba del genere, che è preziosissima, ok? Quindi per me state facendo tutto perfettamente, bravi. Grazie mille. Davvero. E questo vale tutto la situazione, veramente.
finendo la live, se puoi rimanere su Zoom, così ci salutiamo in una maniera personale. Ok. Grazie. Grande. So, Grazie. thanks everyone, and Thank you very much, everyone, and please wait for the final version on YouTube with the subtitles. Thank you very much. Bye Thank bye, you. everyone. bye.